Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con Yavi per fare un'altra puntata di Halloween, giusto? Sì. Bene, da cosa cominciamo? Cominciamo dai funghi scheletro, possiamo dire. Teschio funghi. Sì. Faremo con questi funghettini qui che abbiamo pulito, li intaglieremo a mo' di teschio. Sì, ma Ok? si tagliano a due. Sì, prima si dividono in due e poi comunque li si fa vedere. Poi dopo li saltiamo, li trifoliamo con del timo e dell'aglio. Ok, cominciamo? Sì. Vai, scegli il tuo arnese. Ok, allora, io faccio così, ne faccio uno io, poi ne fai uno te e poi si va avanti. Lo divido in due. Poi uso questo gambo come se fosse La bocca. la bocca e ci disegno dei Dei denti, delle diciamo. incisioni come se fossero i denti. Dopodiché prendo una cannuccia e ci intaglio L'occhio. un occhio. Ok, bene, e ne faccio anche uno più piccolo accanto con una cannuccia più Ma- piccola. Dice che non troiaio? Per me è troppo disuguale. Poi che c'ha? Un occhio più grande di quell'altro. Sì, vada bellino. E poi si fa il naso. Ecco. No, non è niente. Vabbè, dopo ne faremo meglio. Questo è il mio. Vieni Nachera, fallo te Va ora. bene, va bene. Proviamo, guardiamo che viene fuori. Ma io sono più brava di te. Perché Sì. queste cose mi piacciono. Va bene, molto bellino. Guardate, mi dire il Ok, allora procediamo con gli altri, poi vi facciamo vedere il risultato finale. Bene, allora abbiamo intagliato tutti i nostri teschietti. Ovviamente i miei sono molto più belli. Esagerato, ma io ne ho fatti di più e più belli. Non è vero. Sì. Questi sono anatomicamente Come no? perfetti. Li stanno studiando, guarda, all'Università Come no? di Firenze. Quindi questi qui adesso li cuciamo, li faccio saltare un attimo così, trifolati, e si passa alla prossima preparazione, ok? Eccoci, allora, seconda ricetta, facciamo Mano ripiena di pomodoro e mozzarella, diciamo una pizza solo per il chiuso. un calzone con la forma di mano. Ok, aspetta, abbiamo fatto lo stampo di una mano su carta, va bene, e ora lo usiamo come sagoma per ritagliare la pasta sfoglia. È la mia mano. Dunque, la prima mano l'abbiamo tagliata, o meglio, l'ha tagliata Yavi, ok? La seconda mano la tagliamo, Più però grande. leggermente più larga, senza andare proprio preciso sui bordi, perché quando la chiuderemo almeno avremo un po' più di margine, vedi, in questa maniera come sta facendo Yavi, così. Allora, abbiamo tagliato la mano dallo stesso verso, una più piccola e una più grande che andrà a chiudere. Come abbiamo già detto, si riempirà con... Pomodoro e mozzarella. Perfetto. Perfetto. Si lascia sempre un po' di spazio sul bordo perché sennò dopo non si riesce a chiuderlo. Pomodoro messo. Ora ci mettiamo il sale e poi la mozzarella. Perfetto. La mozzarella l'abbiamo tagliata e messa un po' a perdere il siero. Allora proviamo a chiuderlo. Ok, ora si recupera una forchettina e si premono tutti i bordi così, in maniera tale da fare uscire meno ripieno possibile. Sembra che non l'abbia riuscita, ma... Sì, sembra sia stata riuscita. Bellina. Ok, questa è la mano. Perfetto. Questa poi va in forno e poi si spennella con l'uovo, ma si fa insieme dopo le altre cose. Quindi procediamo con le altre preparazioni. Con la pasta sfoglia rimanente dalla mano facciamo le zucche ripiene di carne macinata e edamer. perfetto. Allora si comincia A preparare la carne macinata. Come si prepara? Ci mettiamo un pizzico di sale Sì. e del pepe. Allora, facciamo una cosa, guarda, ci si mette anche un po' di noce moscata che sicuramente È buona, è buona. però la gratto io. Tieni. Mi dia. Occhio non grattate anche le unghie. Sfugga. Poi a Halloween uno si aspetta ci sia dentro un'unghia vera, quindi magari la mangia e dice guarda questa è... È una nocciolina colorata. Esatto. E ora si impasta con le zampine. Sì. Vai. Mani. Allora io intanto comincio a tagliare le E io le zucche. faccio. Anche queste vanno fatte doppie perché vanno
farcite e accoppiate come abbiamo fatto con Sì. la mano. Allora, abbiamo tagliato le 4 basi, diciamo, della zucca e una che sarà il sopra, però va intagliato. Quindi prima si fa così, si mette un po' di edamame, insomma, quello che volete, emmental, no, col caldo di oggi, dove si fa così, taglia a striscioline. Aspetta perché sarà grande, te lo divido in due e si mettono sul fondo. Come sempre va lasciato il bordo perché sennò poi dopo non si riesce a... Si prende un pochino appena di carne, e si fa una pallottolina e si appoggia qui sopra al formaggio. Io più grossa di questa non la farei. No, ancora un forse è po' ancora troppo grossa. Proviamo, prova, no, ora si leva. Quindi tipo hamburger. Tipo un hamburgerino. Vai, prova, vai tira. E poi perfetto. Allora, comincio a tagliare questa intanto. Sì. Allora, si fa un occhio. Sta zucca non cioè, sembra che abbia preso un palo della luce in fonte. Mettere la pasta sfoglia, più è fresca più si lavora meglio. Ok, scusami guarda che bellezza. Spettacolare. Brutta. Ma sei poco brutta. Aspetta un attimo. Ora si mette sopra. Si mette sopra e si chiude. E si cerca di sigillare il tutto con la forchetta. Come si è fatto prima. Io lo dico anche col dito. Madamellina. Guardate bello il mio e questo. Quarta ricetta addirittura. Terza. Si prova a fare le zucche ripiene. Quindi, diciamo tridimensionali. Tridimensionali. Carne macinato e tutte e due formaggi. Allora io partirei così. Si fa un quadratino. Esatto. Che poi si divide in due. Allora facciamo così. No. Sì, si fa un quadrato. Ora faccio un rettangolo, poi lo divido in due. Ok. I quadratini l'ho fatti. Ora io farei così. Prenderei un po' di impasto. Sì, e si fa una pallina. Aspetta, fammi vedere quanto grande può venire. Meno, vero? Sì. Ok, si fa una pallina. Poi si spiaccica un po'. Bene, ci si mette un pezzettino di formaggio che nel frattempo si è autofilato. Sarà poca questa. Più grossa? Sì. E un pezzettino di mozzarella. Buono ragazzi, doppia filatura, no? Bah, si spera. Dopodiché si richiude e si cerca di fare una polpettina ripiena. Sembra un hamburger? Sì, no, è troppo grande, troppo di fuori. Passo un attimo di qua. Poi si mette al centro e, se non si fa, magari si vede di più, si chiude con la pasta sfoglia tutto perché deve essere completamente chiuso. Dopodiché modelliamo la pasta sfoglia tonda facendo un'altra pallina. Ok, perfetto. Poi la cosa più bella di tutti è questa: dobbiamo prendere un pezzettino di spago. Ok, allora per chiudere la zucca si fa così: si mette il filo sotto, si tira, si arriva sotto, si usa questo filo qui per girarci intorno e si fa il secondo giro, poi si riusa questo e si fa quello che è la diagonale, ok? Si vede da sopra adesso. Poi si riusa sempre questo girandoci intorno e si fa l'ultima diagonale in questo modo. Così girandola abbiamo la zucca con tutte le sue belle fette, non so come si dice, spicchi, come si dirà. Ok, si chiude e voilà, la zucca. Ok, dulcis in fundo. Facciamo delle ossa ripiene di marmellata. No, di marmellata. Confettura, perché è di frutti di bosco. Allora, facciamo dei rettangolini. Scusa, Chica. Scusa. Si fa un rettangolone. Ok. E si fanno un mini rettangolo. E poi si fa un mini rettangolo. Uno. Allora, proviamo a vedere che viene fuori.
Ne fa uno, poi si guarda come fare. Io Allora. direi di fare così, ci metterei un po' di confettura qui nel centro, dove ti ho fatto quello. Non importa per sgargiarla tanto, Ok, perfetto. Allora, fammi vedere, Io farei così. E poi si arrotola. Va bene? E Non si ho arrotola wrap. così. Poi si chiude e si modella un po'. Poi si taglia così, questo poi si gonfia e dovrebbe fare la forma dell'osso. Sembra uno che si è scappato. Una gamba, ma... Ora sembra un gioco per cani. quello deve sembrare. Un gioco per cani pieno di marmellata? Benissimo, allora fatti questi capolavori, spennelliamo con l'uovo, solo il bianco. Le ossa e con il rosso tutto il resto. Vai, partiamo con le ossa. Ci vuole un bello strato, va spennellato proprio per bene, per bene. Allora abbiamo unito la rimanente chiara all'uovo, al rosso, e adesso spennelliamo tutto il resto. Ok, allora, preparazioni finite, 180 gradi, forno statico, 20 minuti. Sì. Quindi ci vediamo Tra 20 minuti. Allora, abbiamo sfornato queste magnificenze, ora ve le faccio vedere. Ok, quindi sei soddisfatta, Iavi? Io sì, tantissimo. Ok, guardiamo un attimo. Abbiamo i funghini che sono meravigliosi. Abbiamo, La mano. ecco, le ossa che sembrano degli hot dog. La La mano mano è di due inquietante, colori. è inquietante, è inquietante la mano. E le zucche sono spettacolari secondo me. Anche il picciolo è un marrone perfetto. Bellissime, bellissime. Soddisfatta? Io tantissimo. Bene, saluta. Ciao.